Ciao a tutti e bentornati in Domotics2ino, il mio canale YouTube in cui parlo di domotica e soprattutto di OpenHub. Io sono Marco e in questo video continuiamo l'introduzione ai concetti di configurazione iniziale di OpenHub, andando a vedere un'altra modalità con cui è possibile configurare gli oggetti appunto all'interno di OpenHub, e cioè tramite creazione di file di testo. Nel video precedente abbiamo visto la modalità standard, la versione di OpenHub 3 in poi, e cioè utilizzando l'interfaccia grafica MainUI, che permette effettivamente la configurazione di tutti gli oggetti presenti all'interno di OpenHub. È molto semplice come configurazione, abbiamo visto, però potrebbe diventare un pochino macchinosa in caso di caricamenti massivi, bulk, mentre la configurazione tramite file di testo è un pochino più laboriosa perché necessita che venga imparata la sintassi di come si creano questi file, quindi quali paroline chiave utilizzare, in che ordine, eccetera, però poi permette una maggiore flessibilità, soprattutto appunto per i caricamenti massivi. Ad esempio, dovessi creare 10 interruttori per delle lampadine che sono praticamente identici ma che differiscono semplicemente per ovviamente il device che vanno a controllare, tramite interfaccia grafica dovrei fare tutto manualmente, uno alla volta, entrando e uscendo dalle varie schermate di configurazione. Mentre tramite file di testo, una volta creato il primo pulsante, il primo interruttore, col copia e incolla e con poche modifiche fatte dove effettivamente i pulsanti differiscono, si crea in pochissimo tempo tutta una serie di oggetti. Esistono anche dei trucchetti dal punto di vista di MainUI per cercare di sopperire un pochino a questa difficoltà in caso di caricamenti massivi. Ad esempio, un primo caricamento massivo di items è fatto inserendo in una particolare maschera di configurazione la sintassi utilizzata nel file di testo. In questo modo vengono creati gli oggetti su OpenHub come se fossero stati creati direttamente da interfaccia. Ecco, una cosa che non ho detto è che gli oggetti creati da file di testo, quindi direttamente sul file di testo nella configurazione di OpenHub, vengono visti dall'interfaccia grafica ma non sono modificabili, a differenza ovviamente degli oggetti creati direttamente in interfaccia grafica che sono totalmente personalizzabili e modificabili. Quindi adesso facciamo un esempio di configurazione things, channel, item dal punto di vista di file di testo, e quindi vediamo che tipo di sintassi bisogna utilizzare, come bisogna operare e cosa bisogna aver installato su OpenHub per poter fare una configurazione di questo genere. Quindi spostiamoci sul PC. Eccoci sulla schermata PC. La prima cosa che dobbiamo fare per fare la configurazione tramite file di testo è verificare che abbiamo accesso al disco del nostro Raspberry o del nostro device sul quale abbiamo installato OpenHub. Questo perché la configurazione via testo si fa aggiungendo dei file di testo appunto all'interno di determinate cartelle di configurazione dell'installazione di OpenHub. Per fare questo possiamo verificare direttamente dal nostro PC se risponde l'indirizzo IP di rete del nostro Raspberry in questo caso, quindi scrivendo // e l'indirizzo IP del nostro Raspberry, dando invio, dovremo ottenere un elenco di cartelle condivise tipo quello che vedete qua a video. Se è così, vuol dire che i servizi per la condivisione dei file tra il Raspberry e il PC Windows sono installati e funzionanti. La cartella in questione è OpenHub-conf, quella che vedremo dopo, che dovremo andare ad alimentare con i file di testo, ma nel caso in cui non venisse fuori nulla scrivendo appunto questo indirizzo IP nel nostro System Explorer, probabilmente significa che non abbiamo installato i servizi che si chiamano Samba. Quindi andiamo a verificare come fare per installare i servizi Samba. L'abbiamo visto nel video relativo alla configurazione di OpenAbian Config, però facciamo un breve ripasso. Quindi accediamo al nostro Raspberry con la solita modalità SSH, eccoci qua all'interno, e lanciamo sudo OpenAbian Config. Ok, vabbè, qua vuole fare l'aggiornamento, per adesso lo skippiamo e dobbiamo andare in Apply Improvements. Numero 16 abbiamo Samba, quindi clicchiamo qua e lui, in caso Samba non fosse installato, lo va ad installare. A questo punto, fatto questo, possiamo uscire di qua
Riprovando a caricare questa pagina dovrebbe risponderci con queste cartelle. Può essere che la prima volta chieda un'autenticazione, bisogna farla con lo stesso utente che si usa per accedere a OpenHub tramite SSH. Questo dipende però anche da che tipo di password avete inserito, perché è sempre una funzione di OpenHub Config è quella che permette di definire una password diversa per ogni tipo di servizio. Io per comodità avevo messo la stessa password su tutti i servizi e quindi accedo con le stesse credenziali che uso per accedere tramite SSH. Detto questo, all'interno di OpenHub Conf abbiamo le nostre cartelle che conterranno i file di configurazione che andremo a creare. L'accesso a queste cartelle può essere fatto direttamente da file system, così direttamente da Windows, e la gestione dei file può essere fatta appunto tramite un qualunque editor di testo. È comodo utilizzare un editor evoluto tipo Visual Studio Code, che è un editor che si usa normalmente per sviluppare delle applicazioni, che però si interfaccia con queste cartelle di OpenHub e tramite anche un suo plugin che va installato a parte è possibile gestire vedere la configurazione di OpenHub. Io lo uso perché lo uso per tante altre cose, sono abituato e quindi lo uso anche per OpenHub. Non è obbligatorio, è consigliato. Per chi volesse installarlo semplicemente basta cercare Visual Studio Code su Google e si va direttamente sulla pagina di download, si scarica, si installa, molto semplice e veloce, e una volta installato all'interno della cartella OpenHub Conf si può fare tasto destro, mostra altre opzioni, apri con code. Fatto questo, vabbè, mi dice che è un host di rete, quindi ha bisogno di per sicurezza di una conferma da parte mia. Io gli dico consenti definitivamente, così non me lo chiede più. E lui mi apre questa interfaccia in cui, come vedete, mappa praticamente la cartella in cui eravamo prima. La cosa carina è che poi ha un piccolo riconoscimento di sintassi, quindi colora le paroline chiave, eccetera, eccetera. Io qua ho installato il binding di OpenHub, che è quello che appunto permette di vedere le varie configurazioni. Adesso ovviamente è agganciato al mio sistema principale e fa vedere un po' tutti gli oggetti che girano all'interno di OpenHub. Per installare i binding, anzi non si chiamano binding, non sono quelli di OpenHub ma si chiamano estensioni, si va su quest'icona e si cerca l'estensione, però adesso lasciamo perdere, non è questo lo scopo di questo video. Quindi utilizziamo questo editor per fare tutte le opportune modifiche e creazioni di file di testo per appunto configurare gli oggetti di OpenHub tramite file di testo. Come vedete c'è una cartella praticamente per tipologia di oggetto. Quelle che interesseranno a noi in questo esempio, che la facciamo abbastanza semplice perché è proprio solo un'introduzione, saranno items, che ovviamente servirà a contenere i file di testo che configurano gli items, le things, che come dice il nome servirà a contenere i file di testo che configurano le things, e i channel perché saranno all'interno, sitemap che conterrà le definizioni delle sitemap per vederle sull'app mobile. Poi nel caso dovessimo installare dei binding potremo utilizzare services. Per ogni tipologia di oggetto c'è una cartella specifica. Quindi adesso andiamo sulla documentazione e iniziamo a costruire il nostro esempio questa volta facendo una progettazione bottom up, come avevo detto nei video precedenti, e cioè partendo dagli items, quindi progettando la parte funzionale di OpenHub per poi risalire verso la parte reale e quindi collegando gli item tramite i channel alle thing. Quindi passiamo alla pagina di configurazione dove ci sono tutti i vari oggetti che possiamo configurare e partiamo dagli items. Items e gruppi, che sono fondamentalmente la stessa cosa, l'unica cosa che li differenzia è che il gruppo è un item, diciamo, che può contenere altri item. Quindi partiamo dagli items e andiamo a cercare la configurazione dove parla dei file di testo. Ecco, ci dice ci sono due metodi per definire gli item, tramite l'interfaccia grafica, e l'abbiamo visto, e tramite file di testo con estensione .items che devono essere situati dentro la cartella OpenHub Conf items. Devono avere l'estensione .items e possiamo creare tanti file items quanti vogliamo. Questo è un altro vantaggio della configurazione via testo, perché possiamo logicamente separare i nostri items
in gruppi, tra virgolette, creando file separati. Questa è la sintassi di definizione dell'item, quindi bisogna ricordarsi questa tipologia qua di scrittura nel file di testo e sapere che cosa servono le diverse parole chiave. Quindi iniziamo ad andare sul nostro editor, nella cartella items, creiamo un nuovo file e lo chiamiamo, allora nel nostro esempio vorrei creare un semplice bottone, un interruttore per una luce, magari la luce della tavernetta, così la proviamo a controllare in tempo reale, tanto lavora in MQTT e quindi la posso raggiungere anche da questo OpenHub. Ovviamente dovrò installare il binding MQTT, però per adesso decidiamo di creare un interruttore, un pulsante per una luce. Quindi lo chiamiamo tavernetta.items. Appena creato il file di testo possiamo andare sul nostro frontail, che ricordatevi è l'indirizzo IP del Raspberry, porta 9001, e vedete che è apparsa qua in fondo loading model tavernetta items, quindi il sistema si è accorto che ho creato un file relativo della configurazione degli item, però è vuoto e quindi non è successo praticamente nulla. Adesso andiamo a prendere la sintassi della documentazione, copiamo, la incolliamo qua e man mano sostituiamo le nostre parole chiave. Facciamo così, la commentiamo, così abbiamo una traccia. E allora, item type li abbiamo qua, quindi noi dobbiamo andare a cercare il tipo di item switch, quindi lo copiamo, scriviamo switch. Item name ovviamente è il nome che vogliamo che appaia poi in OpenHub e quindi lo chiamiamo luce underscore tavernetta. Poi vabbè, abbiamo una label luce tavernetta. State format sta a indicare se vogliamo far apparire anche il valore dello stato, quindi potremmo mettere tra parentesi quadre %s, che vuol dire stringa, e lui mi stamperà on o off all'interno della label. Poi abbiamo la icon name, che per capire quali sono le icone supportate, diciamo quelle di default di OpenHub, perché poi se ne possono mettere anche altre. Possiamo andare tramite documentazione andare a vedere le classic icons, ci cerchiamo il nostro switch e lo mettiamo come icona tra minore e maggiore, poi gli eventuali gruppi che al momento non abbiamo e gli eventuali tag che al momento non abbiamo. In teoria, se salvo qua questo file e poi vado a vedere sul log, si è riaccorto che ho caricato un nuovo modello di item. A questo punto posso provare ad andare sulla mia interfaccia . La cosa buona già è che frontail non mi ha dato errori, quindi vuol dire che non ho fatto errori di sintassi. Se io vado nei miei items, ecco, vedete che mi è apparso luce tavernetta switch con il lucchetto, cioè lo posso vedere ma non lo posso modificare, non ho il salva da nessuna parte. Questo vuol dire che la configurazione è andata a buon fine. Ovviamente questo è uno switch che ha il suo stato, che però non è collegato a nessun tipo di periferica e quindi non fa nulla. Potrebbe solo far gestire degli eventi a qualche rule. Ricordati che tutti i video di questa serie li puoi trovare sul mio canale YouTube nella playlist OpenHub in pillole. Quindi se non sei ancora iscritto al canale ti invito a iscriverti se ti piace questa tipologia di contenuti. Quello che vogliamo fare noi è adesso agganciarlo alla parte reale del nostro sistema. Quindi abbiamo detto che vogliamo agganciarlo a un dispositivo MQTT, che è la mia luce della tavernetta, che è gestita da un son-off con Tasmota sopra e quindi è interfacciato su OpenHub tramite MQTT. A questo punto quindi dobbiamo andare a installare, se non l'abbiamo già fatto, il binding MQTT, creare il bridge, creare la things, i canali e agganciare il canale di accensione di questa luce tavernetta all'item che abbiamo appena creato.
Allora, andiamo a vedere sulla documentazione come si installano gli add-on. Ovviamente tramite interfaccia, l'abbiamo già visto, basta cercarli e selezionarli, oppure tramite file di configurazione. Bisogna conoscere l'ID dell'add-on che vogliamo installare e questo lo possiamo trovare sulla documentazione, quindi potremo andare sulla parte di add-on che apre in un altro tab. Mi vado a cercare MQTT binding. Questo binding permette di creare il bridge MQTT, che vuol dire che permette la connessione al broker, e poi ha bisogno di alcune estensioni per creare appunto le things e i channel relativi a questo bridge. Qua ci viene spiegato un po' quali sono tutti i parametri di configurazione. Comunque quello che interessa a noi è che dobbiamo installare il binding MQTT. L'ID del binding, come ci viene detto nella documentazione, è la parolina chiave che c'è dopo la parolina bindings nell'URL dell'add-on. Quindi noi siamo qua binding MQTT. Quindi l'ID che dobbiamo installare noi è MQTT. Vado a fare solo un check sulla mia configurazione che non sia già installato. No, è tutto da installare. Ok, quindi a questo punto posso andare a seguire la documentazione che mi dice dove devo andare a mettere questo ID a livello di file di testo. Dobbiamo andare a modificare il file addons.cfg all'interno della cartella OpenHub Conf Services. Quindi spostiamoci di nuovo su Visual Studio Code, andiamo su Services e abbiamo addons.cfg. Come vedete questo è tutto commentato. Torniamo sulla documentazione. Noi dobbiamo andare a prendere binding e scrivere binding uguale quello che già c'è eventualmente e poi MQTT. Quindi scommentiamo questa parte e qua scriviamo MQTT. Salviamo, andiamo a vedere sul nostro frontale se è successo qualcosa. Direi di no, quindi bisogna riavviare OpenHub per che lui si installi all'avvio il binding che trova nel file di testo. Quindi facciamo un attimo un restart di OpenHub, entriamo come SSH e facciamo un sudo systemctl restart OpenHub. Adesso aspettiamo un minutino, qualcosina che faccia tutto quello che deve fare e poi andiamo a controllare che l'add-on sia installato. Ok, mi ha restituito il prompt, quindi il comando l'ha mandato. Andiamo a vedere sul frontale, dà ancora un po' di errori, quindi probabilmente sta ancora partendo. Ok, ha trovato il file items, sta partendo piano piano. Andiamo a vedere se l'interfaccia è già attiva. No, ancora no, anzi sì. Vediamo se MQTT, ecco, vedete che MQTT me lo dà attivo. Quindi abbiamo installato il binding MQTT tramite file di testo. Adesso andiamo a vedere sulla documentazione come dobbiamo creare bridge, things e channel. Quindi andiamo sul nostro MQTT binding, andiamo nell'estensione MQTT things and channels binding. Qua ci spiega ovviamente come funziona MQTT, quali sono le things supportate e quali sono i canali supportati. Andiamo a vedere se troviamo qualche esempio. Ok, quindi configurazione del broker, prima cosa da fare. Prendiamo il broker, quello autenticato, perché io ho username e password da settare, lo copiamo e andiamo all'interno della cartella things della nostra cartella di configurazione di OpenHub, creiamo un file e lo chiamiamo broker.things. L'estensione è importante perché fa riconoscere al sistema, come vedremo da frontale, che è stato caricato un file di configurazione. In questo caso ci avvisa che è vuoto e quindi che probabilmente c'è qualche errore. Andiamo a riempirlo, quindi MQTT broker è il tipo di things, gli diamo il nome, lo chiamiamo OpenHub, l'host è l'indirizzo IP dove gira il broker, normalmente Mosquitto, quindi nel mio caso è il broker che gira sull'OpenHub ufficiale. Toglierei il secure, username OpenHub e password, la mia password. Salvo, vedete che
si è collegato al broker, quindi vuol dire che ho fatto la configurazione corretta e quindi la mia Things è andata online. Se vado sulla mia interfaccia di OpenHub, vado sulla Things, vedo il broker come se l'avessi configurato di qua. Ovviamente al lucchetto per lo stesso motivo di prima, cioè che è creato da file di testo. Ok, andiamo avanti. Una volta che abbiamo il nostro broker, dobbiamo creare la Things con i relativi channel per ogni topic che ci interessa gestire. Quindi copiamoci ad esempio questa sintassi, creiamo in questo caso un altro file che chiamiamo tavernetta things, perché creeremo le things relative al son-off che ho in tavernetta. Incolliamo questa configurazione. MQTT topic è l'altro tipo di things che mi permette di creare il nostro add-on. Qua lo chiamiamo tavernetta come label e dobbiamo dirgli qual è il bridge, quindi il broker a cui si deve collegare. Questo è lo stesso nome che abbiamo dato qua, quindi OpenHub. Che perché io potrei avere tanti broker e avere tante connessioni indipendenti verso i diversi broker. Canali, a noi ci interessa il tipo switch, quindi togliamo gli altri, quindi diamo il nome, questo lo chiamiamo luce tavernetta. A questo punto dobbiamo dare la configurazione che ovviamente dipende dal tipo di binding che stiamo usando. Nel nostro caso stiamo usando l'MQTT e quindi dobbiamo dare i vari topic che permettono il ricevimento delle informazioni e l'invio delle informazioni verso il dispositivo. Per conoscere questi topic ovviamente bisogna sapere il dispositivo come comunica, su quali topic comunica. Nel mio caso io posso andare a prenderlo come interfaccia, tanto è un Tasmota, ha la sua interfaccia di configurazione, vado a vedere qual è il topic che ho dato a questo dispositivo. Quindi è questo topic qua sotto, che mi scrivo un attimino qua. Questo è come funziona Tasmota, quindi potrebbe essere totalmente diverso un altro dispositivo. Qua se non sbaglio bisogna scrivere stat, poi power e il numero del canale del son-off 3, mentre per inviare il comando di accensione e spegnimento il topic è del tutto simile, però al posto di stat è cmnd power 3, anche in questo caso se non ricordo, non so se è case sensitive o meno, ma di solito lo scrivevo piccolo io. A questo punto abbiamo creato un canale di comunicazione verso il dispositivo son-off utilizzando due topic MQTT, uno per l'invio delle informazioni e l'altro per la ricezione. Quindi se io salvo, andiamo sempre a vedere su Frontend che non ci siano errori. Ok, me lo dà online anche questo canale, anche questa Things, scusate. Andiamo a vedere sull'interfaccia, eccolo qua, tavernetta. A questo punto cosa devo fare? Devo agganciare l'item a questo channel tramite un link. Quindi torniamo sulla documentazione e dobbiamo andare a vedere sulla parte di things, di items, come si aggancia, quindi sulla binding configuration relativa alla definizione dell'item. Quindi in teoria dovrebbe essere sufficiente mettere qual è il canale. Quindi torniamo sulla definizione dell'item, qui al fondo andiamo a mettere tra graffe channel uguale e qua metteremo il nome del canale che è il nome della Things, due punti, il nome del singolo canale luce. Salviamo, andiamo a vedere sul tail, non abbiamo errori e adesso vediamo se per caso, andando a operare su quell'item, accendiamo e spegniamo la tavernetta. Ok, ha funzionato perché probabilmente non mi vedete più. Perfetto. Quindi tutto funziona, tutto corretto. È stato effettivamente un pochino più macchinoso,
Però la forza di questo tipo di configurazione è che se io devo creare tanti interruttori del tutto simili a questo, io copio questa definizione, la incollo tutte le volte che voglio, vado manualmente a cambiare le informazioni che sono diverse tra i vari switch e ho tutto pronto. Comunque parleremo poi delle differenze, vantaggi e svantaggi tra i due tipi di configurazione magari in un successivo video, perché questo sta diventando troppo lungo. Fatto questo, possiamo andare tranquillamente ad aggiungere alla sitemap il nostro item. Quindi la sitemap si fa all'interno della cartella sitemaps. Quindi creiamo una sitemap di testo di esempio e la chiamiamo test.sitemap. Anche in questo caso l'estensione deve essere quella giusta, sitemap. Vedete che anche qua se n'è accorto. La definizione della sitemap andiamo a vedere come si fa, perché a memoria non me la ricordo. Dovrebbe essere nella parte di interfaccia sitemaps. Allora, iniziamo così. Quindi definizione sitemap, nome della sitemap test, label test, configurazione manuale testo. Poi all'interno dovremmo mettere i vari oggetti. Gli oggetti potrebbero essere di diversi tipi, un pochino tipo gli item, quindi io mi copio lo switch, devo dire qual è l'item, quindi prendo l'item luce tavernetta, glielo metto come valore di item, icona lasciamo light, va bene, così dovrebbe essere più che sufficiente. Salviamo, questo file è da salvare, va bene. A questo punto vado sulla mia interfaccia, apro le altre apps, vado sulla Basic UI e vedete che oltre a quella che abbiamo creato la volta scorsa me ne vede anche un'altra di sitemap. Ci clicco, c'è un errore, perché il nome della sitemap deve chiamarsi come il nome del file, quindi qua mettiamo test piccolo, salviamo, ok, l'ha ricaricata, ricarichiamo questa nostra pagina e clicchiamo sulla sitemap, eccola qua, vediamo se funziona, ok, sono sparito e sono riapparso. Bene, direi che per questo video possiamo fermarci qua. Abbiamo visto un pochino come si può operare tramite configurazione file di testo per gestire gli oggetti di OpenHub. Da un certo punto di vista è un pochino più macchinoso e laborioso perché bisogna conoscere la sintassi, da un altro punto di vista è comunque più aperto e più flessibile che dover fare tutto da interfaccia grafica. Vediamo comunque in un successivo video quali sono le differenze, i vantaggi e svantaggi di entrambe le modalità, in modo tale che poi ognuno sia libero di scegliere cosa preferisce. Detto questo, vi ringrazio se siete arrivati fin qui in fondo e per chi vorrà ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!